Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi proviamo una vera e propria baby supercar, la nuova Audi RS3 ABT. In passato ho già avuto modo di provare un'Audi RS3 preparata di un mio amico con ben 450 cavalli e ne rimasi veramente impressionato dalla potenza di questa macchina. Quella che sto provando è la nuova RS3 preparata da ABT, è disponibile dagli amici di Car & Car. Se i 400 cavalli dell'Audi RS3 di serie non vi bastassero, il famoso preparatore tedesco ABT ha portato la nuova RS3 a ben 460 cavalli ed è veramente incredibile pensare che oggigiorno queste hot hatch stiano diventando delle vere e proprie piccole supercar relativamente abbordabili per le prestazioni che hanno. Adesso passiamo subito dalla modalità comfort a dynamic. Prima cosa che possiamo sentire di diverso è il sound, perché se prima le valvole erano chiuse, adesso possiamo sentire il 2005 turbo da 5 cilindri cantare. È un motore veramente favoloso e spesso la gente dice questo sound mi ricorda quello di una Lamborghini. Il motore non è altro che metà bancata del motore che è stato utilizzato anche sulla Lamborghini Gallardo. Un pochino di turbo lag sotto i 3000 giri, però appena turbina entra in pressione, che spinta. E poi sul cruscotto completamente digitale posso vedere anche in diretta la percentuale di potenza e coppia che sto utilizzando. Diciamo che è una cosa molto figa, però in realtà gli occhi dovrebbero essere sempre sulla strada e non sul numero che sale. Secondo me questo tipo di macchina è la perfetta macchina per chi ha già in garage una supercar che tendenzialmente la utilizza i weekend, e questa è la piccola supercar da utilizzare tutti i giorni. Stiamo parlando di una macchina che arriva tranquillamente a 280 km/h, se non anche qualcosina di più. E il bello secondo me dell'RS3 è il fatto che è una macchina dalle grandi prestazioni, ma al tempo stesso è una macchina che comunque riesce a passare inosservato. Non tutti cercano macchine che una volta che li tiri fuori dal garage ti ritrovi gente che ti guarda e ti fa le foto, e questa secondo me è la macchina ideale per chi cerca quel tipo di privacy e comunque rimane una macchina sportiva, passa inosservata, ma quello che se ne intende di macchine vede che cosa è davanti. E comunque ABT è riuscita a rendere questa RS3 sempre discreta ma più sportiva al tempo stesso, con qualche piccolo dettaglio, come ad esempio le prese d'aria laterali, che nere sono un bel contrasto con questo bel colore grigio. Ad esempio abbiamo un nuovo set di cerchi e un estrattore posteriore nuovo. Peccato che c'è un po' di traffico, però facciamoci un po' di spazio. Fino a 7000 giri. Già di serie l'Audi RS3 esce con materiali veramente pregiati e di qualità, e ABT ha innalzato ulteriormente il livello di qualità aggiungendo ad esempio molta alcantara, che è sempre piacevole al tatto. Nel complesso devo dire che questa è una macchina veramente di qualità. Scordatevi di uscire dalle rotonde di traverso, perché come voi sapete le Audi hanno il famoso sistema di trazione integrale 4, e su questa Audi RS3 è tarato in modo tale da fornire fino al 50% della potenza sulle gomme posteriori, quindi una trazione integrale che tende comunque ad essere neutra o in certi casi purtroppo favorire anche il sottosterzo. Però la cosa bella è che comunque hai sempre il massimo della trazione. Come potete vedere adesso proviamo a fare una partenza.
è veramente male. Questo è un tipo di prestazione che riuscivano ad avere le supercar fino a 10 anni fa, adesso si può avere tranquillamente su una Hot Hatch. È veramente pazzesco. La RS3, come ho detto prima, volendo può essere anche una macchina tranquilla da utilizzare tutti i giorni. Abbiamo diverse impostazioni. Adesso ad esempio, se rimetto su Comfort, potete sentire ora la macchina è silenziosa, 5 cilindri con le valvole chiuse è tranquillo. Il cambio a 7 marce con doppia frizione, questa modalità è estremamente fluido e non le senti neanche le cambiate. Ed ecco, devo dire che guidando l'RS3 in modalità Comfort ho l'idea di guidare una tranquillissima Audi A3. L'assetto è veramente morbido. Mi piacciono anche i sedili, che trovo veramente comodi ma anche sportivi al tempo stesso. Ovviamente voi, se state guardando questo video in questo momento, non lo state guardando per vedere la modalità Comfort, quindi rimettiamo in Dynamic. Il prossimo test con Car & Car? Chissà. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!